Per preparare i biscotti caserecci utilizzerò 350 g di farina 00, 140 g di zucchero semolato, 2 uova intere, 80 ml di olio di semi di girasole, 70 ml di latte, 6 g di lievito per dolci e una bustina di vanillina. Inizio la preparazione dei biscotti lavorando con il frullatore elettrico le uova. A metà lavorazione delle uova aggiungo lo zucchero e la vanillina. Continuo con gli ingredienti liquidi, quindi olio e latte. Ed ora non mi resta che aggiungere gli ingredienti secchi, quindi farina e lievito setacciati. Ottenuto un composto di media consistenza, lo trasferisco in una sacca a poche e realizzo le forme. In questo caso utilizzerò un beccuccio grande adatto proprio per i biscotti, però può essere utilizzato un normale beccuccio a stella. Ed ora non mi resta che infornare in forno caldo a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Per chi lo gradisce può anche cospargere un po' di zucchero di canna in superficie.
Per la realizzazione dei biscotti ho preferito realizzare due tipi di pasta frolla, quella bianca, la classica, e quella al cacao. Se volete potete preparare anche solo la frolla bianca. Per ottenere quella al cacao è sufficiente staccare un pezzo dal panetto del peso di circa un terzo del totale e aggiungere il cacao amaro e le gocce di cioccolato. Se trovate difficoltà potete anche aggiungere un po' di latte. Detto questo, vi lasciamo al procedimento. Per la frolla bianca utilizzeremo 200 g di farina 00, 70 g di zucchero semolato, 120 g di burro a temperatura ambiente, 50 g di amido di mais, un uovo intero, 8 g di lievito per dolci e una bustina di vanillina. Unisco tutti gli ingredienti secchi tra loro ad eccezione dello zucchero, quindi aggiungo alla farina l'amido di mais, il lievito per dolci e la vanillina. Mescolo e metto da parte. In una ciotola lavoro lo zucchero e il burro. Aggiungo l'uovo. Ci ritroveremo con un composto appiccicoso. Trasferisco la farina sul piano da lavoro, realizzo il foro al centro, unisco il composto che ho appena preparato. Lavoro velocemente fino ad ottenere un composto ben liscio. Avvolgo il panetto con della pellicola trasparente e metto in frigorifero per 30 minuti. Nel frattempo preparo anche la frolla al cacao. Gli ingredienti che utilizzerò sono 50 g di farina 00, 20 g di amido di mais, 15 g di cacao amaro, un tuorlo, 50 g di burro a temperatura ambiente, 25 g di zucchero semolato, un cucchiaino di lievito per dolci e una bustina di vanillina. Per chi lo gradisce anche 10 g di cioccolato fondente. Io utilizzerò delle gocce. Anche in questo caso il procedimento è lo stesso. Unisco alla farina l'amido di mais, il cacao, il lievito per dolci e la vanillina. Mescolo e metto da parte. In una ciotola lavoro il burro e lo zucchero e aggiungo il tuorlo. Trasferisco la farina sulla spianatoia, aggiungo il composto appena preparato e le gocce di cioccolato. Lavoro velocemente fino ad ottenere un composto liscio e compatto. Avvolgo il panetto così ottenuto e metto in frigorifero per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo necessario, riprendo prima la frolla al cacao. La divido in due parti perché così mi risulta più facile lavorare e realizzo dei cordoncini. Dopo aver realizzato i cordoncini, prendo la frolla bianca, la posiziono tra due fogli di carta forno e la stendo con il matterello. Dopo aver steso sommariamente la frolla, ricavo un rettangolo e passo nuovamente il matterello. In questo modo riuscirò ad ottenere uno strato molto sottile. Ottenuta la sfoglia sottile di frolla, ricavo nuovamente un rettangolo alto 9 cm. Posiziono il cordoncino ad un'estremità e avvolgo. Con un coltello taglio dei pezzi lunghi circa 4 cm. Faccio una leggera pressione sopra e con una forchetta incido, formando le classiche righe dei biscotti nascondini. Posiziono i primi biscotti su una teglia rivestita con carta forno e realizzo altri biscotti.
Infornerò in forno caldo a 170 gradi per circa 25-30 minuti. Per questa ricetta utilizzerò 350 g di farina 00, 120 g di zucchero semolato, 2 uova intere, 80 ml di olio extravergine di oliva, 12 g di lievito per dolci, un po' di latte, in questo caso ne ho messo 50 ml, però potrebbe servirmene anche un po' di più o un po' di meno, una quantità tale che mi consenta di ottenere un composto di una media consistenza, ed infine la scorza grattugiata di un limone. Trasferisco in una ciotola la farina setacciata. Il lievito per dolci. Tengo a precisare che la ricetta tradizionale delle pastarelle salentine prevede l'utilizzo dell'ammoniaca, un ingrediente che non è gradito a molti e quindi ho preferito sostituirlo con il classico lievito per dolci. Aggiungo lo zucchero, le uova, inizio a lavorare. Aggiungo la scorza grattugiata del limone, aggiungo gradualmente l'olio, ed inizio con un po' di latte. Mi fermerò con il latte quando avrò raggiunto un composto di media consistenza. Ho raggiunto la consistenza giusta dell'impasto e ho utilizzato solo 20 ml di latte. Adesso procedo a realizzare la forma. Stacco dei piccoli pezzi di impasto e li lavoro ricavando dei bastoncini che andrò a passare nello zucchero semolato. Ho disposto i biscotti su una leccarda rivestita con carta forno. Adesso infornerò in forno caldo a 170 gradi per circa 20-25 minuti. Gli ingredienti sono 130 g di burro a temperatura ambiente, 200 g di farina 00, 80 g di zucchero a velo, una bustina di vanillina, un uovo, un pizzico di sale e 6 g di lievito per dolci. Iniziamo unendo tra loro gli ingredienti secchi ad eccezione dello zucchero a velo. Quindi aggiungo alla farina il lievito per dolci, la vanillina, un pizzico di sale. Metto da parte la farina ed inizio a lavorare il burro con lo zucchero a velo. Per facilitare questa lavorazione ho tolto il burro dal frigo 10 minuti prima di iniziare la ricetta. Così facendo mi sarà molto più facile lavorare il tutto con il frullatore elettrico.
Dopo aver lavorato per qualche minuto il burro e lo zucchero, aggiungo l'uovo. Concludo incorporando gli ingredienti secchi. Dopo aver lavorato il composto lo trasferisco in una sacca a poche con beccuccio a stella o anche in una sparabiscotti. Foderiamo una leccarda con carta forno e realizziamo i biscotti. Fatto questo, facciamo riposare i biscotti in frigorifero per un'ora, poi li cuoceremo in forno caldo a 170 gradi per circa 10-15 minuti.